Ciao ragazzi, bentornati per un nuovo video di Italy Hunters Metal Detective. Quest'oggi vi porterò in degli scenari dove nei primi giorni del maggio del 44 ci furono diversi combattimenti tra le truppe alleate e le truppe tedesche. Questi combattimenti si svolsero in un breve periodo di tempo, ovvero all'incirca in 2-3 giorni, ma rispetto ad altre battaglie furono davvero intensi. Combatterono di notte e di giorno. Per quanto riguarda le truppe alleate, quest'oggi tratteremo delle truppe coloniali francesi, ovvero le truppe di colore come algerini, tunisini e marocchini. Bene ragazzi, detto questo, non ci resta che iniziare la nostra avventura e la nostra ricerca. Mi raccomando, lasciatevi coinvolgere dal video ed immaginare cosa ci fu qui in quell'epoca. Non appena arriviamo sul punto di interesse che avevamo individuato, riceviamo due grandi sorprese. Guardate, questa è la prima. Un rudere bellissimo e logorato dal tempo. Guardate. Questa vecchia struttura può raccontarci qualcosa di quel periodo, ragazzi. Perché guardate che stato è. E subito dopo ricevo un segnale e ricevo appunto una prima traccia del passaggio dei soldati. Guardate. Trovo un bossolo, ma fateci caso, guardatelo bene. Guardate le sigle. Questo bossolo è tedesco ed è marchiato 1937. Poco distante dal bossolo trovo un altro piccolo segnale. Guardate ragazzi, un piccolo bottone. Bene, questo bottone in questo caso è da camicia ed è anch'esso tedesco. Quindi siamo sulle tracce giuste ragazzi, continuiamo. Se ricordate, all'inizio parlavo di alcune sorprese e guardate, continuando non molto distante dal primo rudere, guardate cosa c'è. C'è quel che rimane di una fantastica postazione molto ben costruita e sicuramente tedesca, probabilmente utilizzata appunto da 3 soldati. Vi dico tedesca perché i tedeschi in queste zone c'erano già da qualche mese prima in attesa dell'avanzata alleata. Ebbene ragazzi, per come è fatta e costruita, al 99% fu fatta appunto da loro. Vi parlavo di grandi sorprese, ebbene se prima abbiamo incontrato un primo rudere, ragazzi guardate, c'è un secondo rudere, ma questa volta riporta una data, 1936, che dire, fantastico. Questa è una vera e propria testimonianza che questi ruderi in quell'epoca erano già qui. Bene, non ci resta nient'altro che cercare delle testimonianze di chi abitò e passò in queste zone.
tra questi ruderi facciamo questa bellissima scoperta. Troviamo questa moneta che dallo spessore e dalla forma capiamo subito che comunque sia non era proprio recente. E infatti ragazzi, tornando a casa scopriamo che questa moneta è un bellissimo 10 tornesi ottocentesco. Non molto lontano dalle due strutture precedenti troviamo la testimonianza più importante del passaggio delle truppe marocchine. Guardate. Ovviamente ragazzi la scena è stata ricostruita perché non ci aspettavamo di trovare appunto questo oggetto. Troviamo il distintivo del 9° reggimento dei fucilieri marocchini. Bellissimo ragazzi. Il 9° RTM, ovvero il 9° reggimento tiratori marocchino, era un reggimento che faceva parte dell'Armata d'Africa, che a sua volta dipendeva dall'Armata francese. Di seguito ragazzi vi mostrerò un video storico appunto sull'Armata d'Africa. Il 9° RTM venne creato nel 1939 e si sciolse un anno dopo, ovvero nel 1940. Ed ecco a voi ragazzi come si mostra il distintivo dopo una leggera pulita. Guardate, bellissimo, pieno di dettagli. E dietro riporta le scritte ed è marchiato Parigi. Ragazzi, il motto di questo reggimento era: possa Dio proteggerci e portarci alla vittoria. Ce n'erano due varianti di questo distintivo, questa è la più rara perché fu la prima variante del 1939 completamente in ottone. Continuando facciamo un'altra bella scoperta, guardate. Questa volta si tratta di due ogive, ma guardatele bene, sono saldate tra loro. Forse le avrà saldate il tempo, o addirittura potrebbe essere stato un trench art di un qualche soldato. Davvero bello. Va ricordato ragazzi che ogni qualvolta noi facciamo una buca, la buca va richiusa, per rispetto della natura e per rispetto degli altri ricercatori che verranno dopo di noi. Nel frattempo decido di spostarmi e arrivo in un altro luogo dove c'erano sicuramente altre truppe tedesche, perché ricevo un segnale e guardate cosa trovo.
trovo la parte in ferro del calcio del K98. Tornando, facciamo un'altra scoperta bizzarra ma che ci fa pensare. Guardate, una granata da mortaio americana incastrata, o meglio saldata, tra due piante. Questo è il chiaro esempio, ragazzi, che la natura riprende con sé tutto ciò che fa parte del suo passato. Ebbene, il nostro video giunge al termine. Spero che vi siate divertiti e vi è piaciuta questa avventura. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito lasciatemi un like, condividete il video in tal modo da continuare a crescere tutti insieme e commentate con qualsiasi cosa vi faccia piacere. E beh, ragazzi, che dire, ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Italy Hunters Metal Detecting, a presto. Red stain on the grain of the timber, obscured in the trees and the towns. There's a sinister scent on the wind, our time's gonna come around. The red sun is going down. There's a devil inside of us all now. There's a giant to bring to the ground. He's taking us out when it falls. Our time's gonna come around. The red sun is going down, and there's a price to pay for all that we have done. Turn my eyes away and watch the setting sun. Smoke of the campfires, they weep and they wail with no sound. They darken the lights and the lamps. Our time's gonna come around. The red sun is going down. There's a sting on the gasp on the breath now. There's a mark on the wrist and the bound. Raw rings in the cycle of death. Our time's gonna come around. The red sun is going down, and there's a price to pay for all that we have done. Turn my eyes away and watch the setting sun.
done. Turn my eyes away and watch the setting sun.